Può un concerto con poco più di 40 spettatori diventare così leggendario da essere definito dalla BBC una delle serate più influenti della storia della musica e consacrato dall'NME come uno dei concerti più importanti di sempre? Il 4 giugno 1976 a Manchester, all'Isser Free Trade Hall, salirono i Sex Pistols, ancora lontani dagli scandali, dal clamore mediatico e dal successo che li avrebbe travolti. La band di Londra suonò alcune cover e qualche brano originale, ma quella sera divenne unica non tanto per il concerto in sé, quanto perché tra i pochi spettatori si trovava una concentrazione di futuri musicisti senza precedenti, giovanissimi destinati di lì a poco a formare le proprie band e a trasformare per sempre la scena musicale. La trasferta dei Sex Pistols a Manchester non nacque da grandi promoter o tour organizzati, ma fu una piccola e coraggiosa iniziativa di Howard Devoto e Pete Shelley, due giovani appassionati di musica che avrebbero poi fondato i Buzzcocks. I ragazzi avevano visto i Pistols a Londra e decisero che Manchester doveva vivere quell'esperienza. Contattarono così la Music Force Musicians che li indirizzò all'Esser Free Trade Hall e insieme a Malcolm McLaren, il manager dei Pistol e proprietario dello storico negozio Sex a Londra, prenotarono la sala pagando 32 sterline in tutto. McLaren inviò ai due ragazzi due locandine stampate su fogli A3 per promuovere l'evento, ma come abbiamo visto i numeri di quella sera furono tutt'altro che impressionanti e nella sala si presentarono poco più di 40 persone. Un pubblico ridottissimo, ignaro del fatto che proprio lì, quella sera, stava per nascere una scintilla destinata a cambiare per sempre la scena musicale di Manchester e dell'Inghilterra. Insieme ai Pistols, quella sera sul palco, avrebbero dovuto esibirsi anche i Buzzcocks, la band appena formata dagli stessi Howard Devoto e Pete Shelley, organizzatori del concerto. Il gruppo, però, era ancora agli inizi, mancava un bassista e non era pronto per un'esibizione dal vivo. Così, ad aprire la serata al loro posto, furono i Solstice, una band locale di hard rock. A conferma dell'importanza del pubblico di quella notte, tra gli spettatori c'era anche Steve Diggle, destinato di lì a poco a diventare prima bassista e poi chitarrista proprio dei Buzzcocks. Secondo diversi racconti, fu proprio Malcolm McLaren, il manager dei Sex Pistols, a presentarlo quella sera a Devoto e Shelley. Una volta conclusa l'esibizione del gruppo Spalla, fu la volta dei Sex Pistols. La band salì sul palco con un'energia cruda e senza compromessi, con un giovane Johnny Rotten alla voce, Steve Jones alla chitarra, Glenn Matlock al basso e Paul Cook alla batteria. I Pistols attaccarono con brani veloci e diretti, alternando pezzi originali, che l'anno successivo sarebbero finiti nel loro unico album, a cover di gruppi come The Stooges, The Who e Small Faces. Anche se il concerto durò relativamente poco, probabilmente non più di 30 minuti, l'esibizione fu intensa, memorabile e caotica. Per molti degli spettatori presenti fu un'esperienza folgorante. Non si trattava solo di ascoltare della musica, ma di trovarsi di fronte a un modo completamente nuovo di suonare, stare sul palco e comunicare con il pubblico. In quel periodo, infatti, il mainstream musicale era dominato da virtuosismi tecnici e produzioni sempre più elaborate. I Sex Pistols rappresentavano l'esatto opposto, brani brevi, diretti, rumorosi e carichi di provocazione. La loro esibizione influì profondamente la platea, composta in gran parte da giovanissimi curiosi, studenti e appassionati di musica che non avevano mai visto nulla di simile. Molti di loro rimasero colpiti non tanto dalla tecnica, spesso volutamente grezza, quanto dall'energia, dall'attitudine e dall'idea che chiunque potesse salire su un palco e suonare. Per alcuni fu una vera rivelazione: se i Sex Pistols potevano farlo, allora potevano farlo anche loro. Quella sensazione di possibilità, di libertà creativa, fu forse l'eredità più importante lasciata da quella serata. Lo show convinse due giovanissimi presenti quella sera, Hook e Sumner, a prendere seriamente la musica, trasformandoli da semplici fan in pionieri del post-punk.
Il giorno dopo, così ispirato da quel concerto, Peter Hook prese in prestito 35 sterline da sua madre per comprarsi un basso. Qualche mese più tardi, insieme a Ian Curtis, che aveva partecipato al secondo concerto dei Sex Pistols poche settimane dopo, sempre a Manchester il 20 luglio dello stesso anno, diedero vita agli storici Joy Division, inaugurando una rivoluzione musicale destinata a trasformare per sempre la scena britannica. Tuttavia, Hook e Sumner non furono gli unici a rimanere folgorati quella sera. Tra il pubblico, infatti, c'erano anche altri giovani destinati a diventare ben presto veri e propri protagonisti della musica, tra cui Morrissey, futuro carismatico frontman degli Smith, Mick Hucknall, futuro leader dei Simply Red, e Mark Smith, che qualche anno più tardi avrebbe fondato i leggendari The Fall. Non tutti però rimasero conquistati allo stesso modo. Il 17enne Morrissey osservò il concerto con un occhio più critico. Descrisse i Pistols in una recensione come arroganti e vestiti come se fossero usciti da un mercatino dell'usato, pur riconoscendo che riuscirono a far ballare i pochi presenti e che furono richiamati sul palco per 2 bis. Con una sorprendente lucidità per la sua età, sottolineò come i Pistols sapessero creare un'atmosfera elettrica degna delle band della scena newyorkese di quel periodo, riuscendo a coniugare caos e carisma sul piccolo palco dell'Esser Free Trade Hall. Tra coloro che rimasero profondamente impressionati dal concerto ci fu anche Tony Wilson, giornalista e presentatore televisivo. Per lui quella serata segnò una svolta. Wilson capì che la proposta dei Sex Pistols rappresentava qualcosa di totalmente nuovo e che incarnava il futuro della musica inglese. Così, insieme ad Alan Erasmus, fondò un'etichetta discografica indipendente, la Factory Records, iniziando a mettere sotto contratto le prime band di Manchester, tra cui i Joy Division. Quel pubblico ristretto, quel 4 giugno 1976, divenne il seme di un'intera generazione musicale. I Sex Pistols di lì a poco avrebbero consolidato la loro fama come icone del punk, mentre gli altri giovani, da quel giorno in poi, avrebbero formato band destinate a pubblicare album considerati oggi pietre miliari. La concentrazione di talento in quella platea quasi intima è qualcosa che ancora oggi non si è più ripetuta. Ed è per questo che quel concerto viene ancora considerato il momento che cambiò per sempre la storia della musica britannica, seminando le basi per un'intera generazione di artisti, band e innovatori che avrebbero ridefinito il concetto stesso di scena musicale.